L'estate è fatta per rilassarsi, andare al mare, mettersi il costume e essere accusati di stregoneria. È quello che poteva capitarti nel Rinascimento, dove un tuffo poteva guarirti o dannarti, ripulirti l'anima o rovinarti la reputazione, liberarti dagli umori cattivi o farti venire un fungo cutaneo grande come una moneta. Oggi parliamo di quando andare al mare non significava andare in vacanza. Scopriremo chi osava sfidare l'acqua salata, quali rituali bisognava seguire per non finire stecchiti e dove finiva il confine tra guarigione e condanna eterna. Oggi il bagno è relax, ma all'epoca era una rarità. Nel Rinascimento non si stava a mollo per piacere, ma per necessità. Un motivo medico, una pratica religiosa o qualche rituale superstizioso per tenere lontani i mali. Il bagno non era un'abitudine quotidiana, era qualcosa che si faceva solo in certe stagioni, in certi luoghi e con certe istruzioni. E non era nemmeno per tutti. A immergersi erano soprattutto nobili, mercanti benestanti, pellegrini o chi aveva accesso a cure raffinate. I poveri invece ne stavano alla larga il più possibile, sia per mancanza di tempo e mezzi, sia perché fare il bagno per piacere sembrava uno sfizio sospetto. Ma per capire bene il perché dobbiamo parlare del mare. Se il bagno in acqua dolce era rituale, quello al mare era un'esperienza borderline. Il mare nel Rinascimento era una specie di medicina estrema. Ti faceva bene, sì, ma solo a patto che tu seguissi tutte le regole magico-religiose dell'epoca. Il mare aveva poteri curativi solo in certe notti dell'anno, come il solstizio d'estate o la notte di San Giovanni, il 24 giugno, considerata una notte liminale in cui le energie erano più forti e l'acqua acquisiva il potere di lavare via peccati e malanni. Dovevi immergerti all'alba a stomaco vuoto, in silenzio e solitudine, per evitare distrazioni dell'anima o contaminazioni. Era importante rispettare queste regole perché se da un lato il mare era considerato sacro e miracoloso, dall'altro era visto come carico di insidie spirituali. Si temeva che l'acqua salata potesse aprire i pori e con loro l'anima, rischiando di far entrare qualcosa di invisibile e maligno. Il mare era un confine tra mondi, il luogo dove si incontravano il visibile e l'invisibile. Poteva guarirti o dannarti a seconda del giorno, dell'ora o della tua intenzione. Se oggi ci mettiamo ore a scegliere il costume da bagno, nel Rinascimento era tutto più semplice, non c'erano costumi. Il corpo si mostrava così com'era, oppure lo si copriva con una camicia lunga di lino o cotone, che ovviamente una volta bagnata diventava trasparente come la reputazione di una cortigiana. In molte zone, soprattutto in Germania, Boemia e Fiandre, era del tutto normale fare il bagno nudi, anche nei fiumi. A volte anche uomini e donne insieme. All'inizio nessuno si scandalizzava, poi qualcuno ha iniziato a sbirciare, qualcun altro a toccare, qualcun altro ancora a scrivere leggi contro questa decadenza dei costumi. Ed ecco che arrivano le ordinanze moralizzatrici. Vietati bagni misti, vietato mostrarsi nudi vicino all'acqua, vietato guardare con insistenza. Peccato che tra il dire e il fare ci fosse di mezzo il mare. Un sacco di gente se ne sbatteva altamente di queste regole, tanto che in alcune città, per cercare di reprimere il libertinaggio acquatico, si arrivò alle denunce pubbliche per scandalosa nudità in acqua, con tanto di nomi scritti sulle cronache cittadine. A Norimberga e Bruges le autorità arrivarono a pubblicare veri e propri elenchi di bagnanti sospetti, con nomi, cognomi e dettagli piccanti. Il bagno insomma non era solo un momento igienico o terapeutico, ma anche una miniera di potenziali scandali. All'inizio del Rinascimento i bagni pubblici esistevano ancora, ma non erano più quelli di una volta. Dopo secoli di vasche comuni, vapore e socialità seminuda, l'acqua aveva iniziato a far paura. Trasmetteva malattie, apriva i pori, portava tentazioni. E così i bagni collettivi venivano sempre più controllati, separati o chiusi. Sulla carta erano spazi di igiene e convivenza civile, ma nella pratica dipendeva molto da chi ti stava guardando. Perché se a bagnarsi
bagnarsi erano gli uomini, magari nudi o seminudi, si parlava di tradizione, virilità, spirito comunitario. Ma se erano le donne a bagnarsi, e magari lo facevano in pubblico oppure addirittura insieme agli uomini, ecco che le voci iniziavano a girare. Prima erano poco discrete, poi immorali e infine streghe. In molti casi documentati, alcune donne che si lavavano nude nei fiumi o nei bagni collettivi sono state effettivamente denunciate. A volte per oscenità, altre per istigazione al peccato, ma spesso perché considerate in contatto con forze oscure. Come abbiamo visto, il bagno era un momento di vulnerabilità, il corpo si apriva e l'anima pure, diventando l'occasione perfetta per il diavolo di entrare in scena, o almeno questa era la spiegazione più usata dagli inquisitori. Nei verbali inquisitoriali di Metz in Francia o nella nostra Como, alcune donne finirono sotto processo per essersi immerse nude in acqua corrente in giorno di festa o per aver preso l'abitudine di lavarsi da sola al tramonto. Nel Rinascimento non c'erano acque tranquille per le donne, bastava un bagno sbagliato nel posto sbagliato e ti ritrovavi tra i capi di accusa: si bagna troppo spesso e ride da sola, si sospetta stregoneria. Oggi c'è la talassoterapia, le spa, le docce emozionali al bergamotto. Nel Rinascimento c'erano l'aceto, il fango e lo sfregamento con le ortiche. I dottori del tempo prescrivevano bagni al mare per la malinconia, la sterilità, le malattie della pelle, i vizi carnali e genericamente quando non sapevano cos'altro dire. Ma attenzione, il bagno da solo non bastava. Doveva essere preceduto da un digiuno, seguito da una breve immersione e completato con una serie di trattamenti a dir poco vigorosi, come strofinarsi con panni ruvidi finché non ti si staccava l'epidermide, massaggiarsi con sabbia calda, frizionarsi con aceto, erbe forti o pece. Insomma, l'idea era semplice: più bruciava, più guariva. Girolamo Mercuriale, uno dei medici più noti del Cinquecento, nel suo De Balneis consigliava purghe ogni volta che si facesse il bagno e poi frizioni, perché il corpo va aperto per liberarsi ma poi richiuso per non cadere in peggiori mali. Nei grandi centri termali dell'impero asburgico come Carlsbad, nel XVI secolo i bagni terapeutici venivano fatti per decine di ore, mattino e pomeriggio, combinati con l'assunzione interna di acque minerali. Si restava in acqua finché comparivano pustole sulla pelle, considerate segno che erano stati espulsi i veleni, seguiti poi da vasche più calde per chiudere i pori. E poi c'erano le versioni deluxe, bagni con dentro vino, sale, fiele animale o latte d'asina. In alcuni casi si usavano anche impacchi bollenti di argilla marina mescolata a urina di cavallo, perché si riteneva che scaldasse gli spiriti interni e riattivasse la forza vitale. E se eri particolarmente sfortunato, il medico ti consigliava un bel clistere a base di acqua di mare tiepida e olio di rosmarino, da fare all'alba per riequilibrare gli umori. Se il mare è pericoloso anche oggi e gli incidenti capitano ancora, figuratevi nel Rinascimento. Innanzitutto la gente non sapeva nuotare. Non era una skill da spiaggia, ma un'abilità da barcaioli, soldati o pescatori. Per tutti gli altri immergersi voleva dire rischiare di annegare a ogni passo. Come racconta Jean Verdon in Il piacere nel Medioevo, il nuoto era visto come un'attività pericolosa e moralmente ambigua. Se sapevi nuotare troppo bene, probabilmente avevi qualche intimità sospetta con l'acqua. Il nuoto, nel pensiero popolare e religioso del tempo, era un'attività troppo fisica, troppo carnale, troppo vicina agli elementi fluidi, ambigui e incontrollabili, come le passioni o le eresie. Nelle aree più superstiziose si riteneva che chi nuotava bene potesse essere protetto o aiutato da forze non cristiane, come streghe, sirene, spiriti dell'acqua o addirittura il demonio stesso, che secondo il folklore aiutava le sue adepte a galleggiare per sopravvivere alla prova dell'acqua nei processi per stregoneria. Per i giudici invece galleggiare era la prova dell'impurità. L'acqua, elemento sacro, rifiutava il corpo della strega facendolo restare a galla e quindi se non affogavi eri colpevole e destinata al rogo. Poi c'era il rischio di colpi di freddo anche in piena estate. Visto che consigli medici dell'epoca raccomandavano di immergersi all'alba, l'acqua
era gelida e non era raro sentirsi male. Torpore, vertigini, congestioni o malesseri improvvisi erano all'ordine del giorno. E non dimentichiamoci delle acque stagnanti, spesso confuse con bagni salutari, veri e propri brodi di coltura con dentro batteri, parassiti e funghi della pelle pronti all'attacco. Ma anche il mare stesso non scherzava. Ricci, meduse, granchi, pesci urticanti, coste ghiaiose con conchiglie rotte e frammenti appuntiti e in alcune zone scarichi di liquami, resti organici e animali morti portati dalle correnti. Le cronache locali, soprattutto fiamminghe e delle regioni costiere del Sacro Romano Impero, raccontano di ustioni, punture e infezioni provocate da animali acquatici, spesso interpretati come castighi divini o segnali del demonio. E poi c'erano i funghi cutanei, tanti e ostinati. Lo spiega anche Girolamo Mercuriale nel suo De Morbis Cutaneis. Le malattie della pelle proliferano nei corpi umidi e malasciugati, soprattutto dopo bagni in acque non benigne, cioè sporche, stagnanti o frequentate da troppa gente. Le infezioni più comuni erano pruriti persistenti, escoriazioni che non guarivano, chiazze scure o squamose sulla pelle e in certi casi vere e proprie dermatiti pustolose, attribuite a umori impuri o all'azione di vapori corrotti. Insomma, il mare nel Rinascimento era una scommessa. Poteva guarirti, purificarti o spedire il tuo nome tra le intenzioni di preghiera. E tu ti saresti fatto un bagno in quell'epoca? O avresti preferito stare all'asciutto e puzzare in grazia di Dio?